Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa particolare coprispalle che io trovo molto carino, molto elegante, che ho deciso di chiamare coprispalle Laguna Blu, ma che funge anche da stola perché vedete mi copre molto le spalle e copre molto anche dietro, proprio come la classica stola, solo rivisitata a coprispalle. Per quanto riguarda il filato, credo che molti di voi l'avranno già riconosciuto, soprattutto per chi mi segue da molto tempo, è quello della Mistrico Filati linea Polinesia. Il colore che ho scelto è lo 03, vi ricordo che 100% cotone non mercerizzato e che ogni gomito è da 100 grammi, misura 330 metri, e io ho utilizzato due di questi gomitoli lavorando con l'uncinetto del 3,5. Il colore, come vi ho detto, è il 03, quello che va dal celeste al blu intenso. Dicevo, ho utilizzato due gomitoli lavorando con l'uncinetto del 3,5 e la stola è venuta lunga, non vorrei sbagliarmi, circa 145 cm e l'alta 60 cm, quindi molto ampia, molto larga, proprio perché deve essere una stola, deve essere quello stile un po', se vogliamo dire, soprattutto quando mi vedete parlare così, un po' stile giapponese, e la lavorazione è semplicissima ma meravigliosa. Io adoro questo effetto onde. Vi dico già che io ho montato 146 catenelle, un multiplo di 12 più 2 catenelle. Nel video però vi farò vedere un piccolo campione e naturalmente voi potete decidere di farla anche più lunga o più larga, quindi invece di 144 andate a montare un motivo in più, o potete farla anche più lunga. Vedete, a me non arriva propriamente proprio a fine polso, questo perché io gesticolo molto e adoro i bracciali, ho sempre il timore che se le faccio troppo lunghe possono poi tirarmi la lavorazione. Invece in questa maniera dovrei riuscire ad evitare il problema, ma voi potete farla, come ho detto, più lunga, quindi fino al polso, o anche più corta, stile mezze maniche o maniche a 3/4, come preferite. Un'altra cosa che da dirvi è che io non ho fatto alcun tipo di bordino, voglio che l'attenzione sia rivolta soprattutto al motivo centrale, però voi potete rifinire la stola sia qui sullo scalfo sia intorno ai polsi, con un giro di maglie basse, un giro di ventaglio, un giro di pippiolini, come preferite. Io ho preferito lasciarla così com'è. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata sono andata poi a cucire per 6 giri, quindi ho cucito i bordi 6 giri per creare appunto queste sorte di maniche. Naturalmente voi potete cucire anche un po' di più se le volete più alte, ma io dico che la cosa sfiziosa è proprio questa cosa che rimane molto ampia dietro, per questo ho preferito cucirla poco. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo di Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, oppure potete trovarmi su Instagram come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncinetando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro coprispalle stola io utilizzerò il filato della Mistrico Filati linea Polinesia. Il colore è lo 03, è quello che va dal sfumato azzurro fino ad arrivare al blu scuro. Io vi farò vedere un campione e vi dico che nel campione io ho montato 38 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 12, a cui poi dovete aggiungere 2 catenelle che vi servono per avere l'inizio uguale alla fine. E io lavorerò con l'uncinetto del 3,5, ho montato 38 catenelle, ma per andare a fare il mio coprispalle io monterò 146 catenelle, 144 multiplo di 12 più 2 catenelle che mi servono per avere inizio uguale alla fine. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Salto la prima delle 38 catenelle, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle di base e adesso vado a fare quello che andrò a ripetere per tutto il giro. Salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Vado nella catenella successiva, un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prendo il filo, salto 6 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro nella settima e ricomincio da capo, quindi vado a fare una maglia alta.
vado nella catenella successiva, un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta, una maglia alta nella catenella successiva, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, salto 6 catenelle di base, 1 2 3 4 5 6, entro nella settima e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una, entro nella catenella successiva, seconda maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e realizzo una maglia alta, entro nella successiva e realizzo un'altra maglia alta. Vedete, sono arrivata alla fine del giro, quindi quello che dobbiamo ripetere è questo. Alla fine del giro andrò a fare 3 catenelle, che sono 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, entro nella catenella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, vado direttamente dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le maglie alte successive e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una maglia alta successiva, 2, 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta, vado nella maglia alta successiva, un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho il gruppo di maglie alte successive e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una maglia alta successiva, 2, 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6, ricomincio da capo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le maglie alte successive e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una successiva, 2, 2 catenelle, 1 e 2, questo serve per finire il giro, quindi 2 catenelle per finire il giro, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta dove ho la terza catenella. E ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1 2 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le maglie alte e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1 2 3, maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto le catenelle e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta nella maglia alta successiva, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, questo è quello che andremo a fare per tutto il nostro giro, quindi 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte, 5 catenelle, vado per terminare il giro e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta,
una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le ultime 2 maglie alte, realizzo una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta dove ho la terza catenella. Questo quindi è il mio terzo giro. Quarto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una catenella, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi il quarto giro dobbiamo fare 2 maglie alte, 4 catenelle, 2 maglie alte, 4 catenelle. Andiamo a terminare il giro e facciamo una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta dove ho la terza catenella. Ho terminato così anche il quarto giro. Quinto giro, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una catenella, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, ricomincio da capo. Quindi 2 maglie alte, 5 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle è quello che ripetiamo per tutto il giro. Andiamo a terminare, quindi facciamo una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta all'interno della terza catenella. Ho terminato così anche il mio quinto giro. Sesto giro, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, prendo il filo e vado direttamente dove ho la maglia alta successiva, quindi salto la catenella e vado a fare una maglia alta,
una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva e di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, quindi in questo giro dovremo fare 2 maglie alte, 6 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e ripetere sempre questo. Andiamo a terminare il nostro giro e andiamo a fare 2 catenelle, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, prendo il filo, salto la catenella, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta all'interno della terza catenella. Ho terminato così anche il mio sesto giro. Settimo giro, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una catenella e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ricomincio da capo, quindi 2 maglie alte, 7 catenelle, 2 maglie alte, catenella. Questo è quello che andremo a ripetere per tutto il nostro giro e termineremo facendo sempre maglia alta sopra la maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta successiva, maglia alta sopra la maglia alta successiva, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maglia alta sopra la maglia alta sopra la maglia alta successiva, maglia alta sopra la maglia alta successiva, maglia alta all'interno dell'archetto all'interno della terza catenella. Ho terminato così anche il settimo giro. Ottavo giro, 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, quindi questo è quello che farò per tutto il mio ottavo giro e termino facendo una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una maglia alta sopra la maglia alta,
una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta nella terza catenella. Ho terminato così anche il mio ottavo giro e vedete stanno prendendo forma le nostre onde. Nono giro, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi questo è quello che andrò a fare per tutto il giro, 2 maglie alte, 5 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle, termino facendo una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta all'interno della terza catenella. Ho terminato così anche il mio nono giro. Decimo giro e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, scusate mi è caduto il gomito, ecco, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, ricomincio da capo. Devo terminare facendo una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra nella terza catenella e ho terminato così anche il mio decimo giro. Undicesimo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3,
una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, ricomincio da capo e devo andare a fare questo per tutto il mio 11° giro, quindi 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte, 5 catenelle. Termino quindi facendo una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1 2 3, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 2, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nella terza catenella e ho terminato così anche il mio 11° giro e adesso andremo a fare il nostro 12° e ultimo giro, poi si ricomincerà da capo. 12° giro, vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle, 1 2, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 6 catenelle, 1 2 3 4 5, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 2, una maglia alta sopra la maglia alta, un'altra maglia alta nella maglia alta successiva, 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6. Quindi faremo questo per tutto il 12° giro, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 6 catenelle e andremo a terminare facendo una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, una maglia alta dove ho la maglia alta, una maglia alta dove ho la terza catenella. Bene, questi sono i giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della nostra, coprispalle stola. Io penso che farò che mi arrivi da un polso all'altro polso, quindi sarà molto lunga. Ricordatevi che sono 12 giri, si riparte dal primo che erano 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte per iniziare e quello che dovete ripetere sempre è 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 7 catenelle. Quindi andate sempre a lavorare e vedrete che si creano proprio queste onde molto carine e molto simpatiche. Detto ciò, io alla fine vi dirò quanto l'ho fatta lunga, vi farò vedere come cucire un po' i polsi proprio per fermarla tipo a coprispalle e alla fine vi dirò non solo quanto è lunga ma anche quanto mi è venuta larga. Allora, io ho terminato la lunghezza del mio coprispalle e l'ho fatto lungo 138 cm. Per andare a fare le maniche, io non ho cucito i 6 giri, quindi ho fatto le maniche e sono andata a cucire 6 motivi, in modo appunto da creare questa sorta di manica del mio coprispalle. E ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato, sono andata a cucire i 6 primi giri. Quindi ripeto, la mia stola è venuta lunga circa 138 cm e per creare queste sorte di maniche, visto che io voglio una stola coprispalle, sono andata a cucire i primi 6 giri, creando appunto questa sorta di manica, in modo tale da poter indossare la stola senza stare una continuazione a doverla aggiustare. Detto ciò, io non farò alcun tipo di bordino né intorno agli scavi, né attorno diciamo al polsi, né intorno a tutta la stola, ma volendo voi potete anche fare un bordino, potete fare tipo un bordino o di ventagli o di picciolini, qualcosa di molto semplice, comunque che non vada a togliere l'attenzione diciamo comunque dal punto della stola.